Oggi vi proporrò una storia che potremmo definire di attualità. La storia di Quiet. E chi cacchio è questo Quiet, direte voi? Comprensibilissimo, per carità, io pure non l'avevo mai sentito nominare prima di tutta la controversia che lo ha riguardato nelle ultime settimane, e anche dopo mi sono giusto tenuto un minimo informato su come procedeva la sua storia per solo un gusto di curiosità accademica, diciamo. Quiet è uno youtuber americano che fa prevalentemente commentari comici, con quasi 2 milioni di iscritti e che aveva come caratteristica quella di non mostrare mai la faccia, per privacy e come parte del suo personaggio. Un po' alla Trono del Mori, diciamo. Nulla di troppo originale, ma in ogni caso poco importa e non serve sapere molto altro su di lui ai fini della vicenda. Nel tempo, Quiet è rimasto coinvolto in un paio di controversie, di cui una, ironicamente, quasi speculare a quest'ultima. Ma comunque si può dire che gli andasse quasi tutto bene, fino allo scorso 22 febbraio. Quel giorno un utente Twitter conosciuto con il nome di Niasputin, o anche Orion, come preferisce farsi chiamare anche nella vita privata, postò un tweet che iniziava con I refuse to be silent any longer, ossia rifiuto di stare ancora in silenzio, in cui linkava un tweet longer, ossia un sito in cui scrivere tweet lunghi da linkare poi su Twitter, in cui additava a Quiet la responsabilità di tutta una serie di cose poco simpatiche. Essenzialmente lo accusava delle seguenti cose: avere fondamentalmente creato la personalità web di Quiet, cioè il design del suo personaggio, non ricevendone credito. Gaslighting, poi in un periodo in cui stavano insieme, di essere stato s***ato in macchina da Quiet, una sera in cui erano andati a vedere Black Panther al cinema. E poi insulti di natura transfobica varia. Infatti Orion è un ragazzo trans, ossia biologicamente femmina ma di genere maschile. E poi tutta un'altra serie di comportamenti tossici nei suoi confronti. Però sì, sopra di tutto a svettare era l'accusa di violenza sessuale, ovviamente. Come uniche, tra virgolette, prove di tutto ciò, Orion fornì una serie di screenshot poco contestualizzati, e che nessuno poteva assicurare non fossero contraffatti, in cui Quiet assumeva, presumibilmente, atteggiamenti vagamente sessuali nei suoi confronti, o che, sempre presumibilmente, mostravano Orion creare in diretta l'avatar di Quiet, o perlomeno una sua primordiale versione. In aggiunta, Orion pubblicò su Twitter delle foto in cui erano presenti lui e Quiet, il quale all'epoca non aveva ancora compiuto un face reveal, di fatto leakando la sua identità prima che fosse lui stesso ad essere abbastanza a suo agio nel rivelarla. Dopo la pubblicazione del tweet si mise in moto la macchina dello scandalo e del fango del web. Uno dei moderatori del server Discord di Quiet prese le difese di Orion, utilizzando l'hashtag #StandWithOrion nella sua bio Twitter. Un altro utente, dichiarandosi partner della presunta vittima, affermò che Orion aveva sviluppato un disturbo da stress post-traumatico per via di ciò che Quiet gli aveva fatto. Il post di Orion venne ritwittato migliaia di volte, sollevando indignazione e provocando delusione in numerosi fan dello youtuber. Migliaia di persone iniziarono ad unfolloware Quiet su Twitter, decine di migliaia a disiscriversi dal canale YouTube. Sotto ai suoi ultimi video si trovavano solo commenti riguardo alla situazione, in cui principalmente lo si insultava in ogni modo possibile, dandogli dello s***tore, transfobico, mostro, chi più ne ha più ne metta. La sua pagina su YouTube Wiki venne modificata più volte, aggiungendo insulti vari ed eventuali. I meme e le fanart fioccavano tra coloro che volevano Quiet già in prigione e chi gli augurava di morire. Non molto dopo la pubblicazione del tweet longer, Orion disse poi, sempre su Twitter, che Quiet aveva bloccato il proprio server e profilo Discord, cosa risultata in effetti non vera. Infatti, Quiet rilasciò quasi immediatamente una dichiarazione sul suo server Discord, in cui diceva che era a conoscenza delle accuse a suo carico e che stava preparando una risposta. A quel punto Orion cambiò versione, sostenendo di aver pensato che l'account fosse stato cancellato perché Quiet l'aveva bloccato e che Quiet aveva comunque, sempre a detta sua, eliminato tutte le conversazioni avute tra loro due. Nelle settimane successive Quiet mantenne un silenzio radio su tutti i social, mentre chiunque continuava a rinfacciargli le peggio nefandezze. Per alcuni il fatto che non si fosse ancora fatto sentire era già prova della sua colpevolezza, e l'opinione della maggioranza era che in caso di abuso si è colpevoli fino a prova contraria. Tocca all'accusato di scolparsi, mentre bisogna sempre credere alla vittima, a prescindere dalla quantità di prove presentate. Naturalmente vi erano anche coloro che, fan di Quiet o meno, cercavano di mantenere un approccio più neutrale, ritenendo che in questo genere di circostanze bisogna ascoltare entrambe le campane, ma la maggioranza bollava queste farneticazioni come un tentativo di silenziare una vittima di violenza. Il teatrino è durato per un po', fino a quando l'11 marzo Quiet non ha finalmente interrotto il suo silenzio, postando un video sul suo canale intitolato For the Record.
Un video di 1 ora e 30 in cui Quiet, senza maschera per tutto il tempo, nel suo primo face reveal ufficiale, infatti ricordiamo che Orion aveva già leakato la sua faccia senza consenso, sviscera per filo e per segno l'intera faccenda, dai suoi albori ad oggi, con tanto di ricerche meritevoli di una tesi di laurea. Si scopre che Orion aveva mentito praticamente su tutta la linea. Per farla breve, Quiet e Orion erano stati effettivamente amici per un certo periodo, intorno al 2018, quando Quiet aveva circa 17 anni e Orion 18. Ma Orion era una persona incredibilmente tossica e manipolativa, che cercava costantemente di oltrepassare i limiti con Quiet, per il quale provava sentimenti non reciprocati, e che scherzava spesso e volentieri in maniera sessuale, e talvolta anche razzista, con lui. Quiet era tipicamente a disagio, ma ogni tanto provava comunque a flirtare di rimando in maniera semi-amichevole e semi-seria, e in un'occasione, dietro forte insistenza da parte di Orion, i due si baciarono. Ne seguì un rapporto prettamente platonico, in cui Orion alternava crisi autodistruttive, ad esempio lui stesso in momenti depressivi si rivolgeva agli insulti transfobici che ha accusato Quiet di avergli mosso, ad altri comportamenti tossici di vario genere. Effettivamente i due furono fidanzati, per così dire, ma la relazione durò appena 2 giorni e fu frutto di un momento di debolezza di Quiet appena uscito da una delusione amorosa, il quale però capì letteralmente subito che Orion non gli piaceva davvero al punto da volercisi impegnare. Per tutta una serie di ragioni, che se avete visto il video fino a qui non dovrebbe essere difficile immaginare, Quiet decise di troncare definitivamente l'amicizia con Orion, il quale la prese davvero male. Nel settembre del 2018 Orion partecipò al video di un piccolo youtuber che stava dichiaratamente cercando di cancellare Quiet, probabilmente per pura antipatia personale. In una registrazione Orion accusò Quiet di transfobia, di essere stato da lui insultato e chiamato con il suo dead name, che per chi non lo sapesse è il nome di nascita di una persona trans, con cui non si identifica più, ma in tutto ciò non fece minimamente menzione di alcuna violenza. Quiet arrivò a conoscenza del video, ma non ritenne ci fosse motivo per prenderne atto pubblicamente. La sua eco fu in ogni caso molto bassa, tanto che l'autore lo privatizzò poco dopo, rimettendolo pubblico solo in occasione delle accuse di Orion qualche settimana fa. Ci sarebbero molte altre cose da discutere del video di risposta di Quiet, ma mi sono dilungato già fin troppo. Basti sapere che, sin dai primi 20-30 minuti, fondamentalmente demolisce le molto scarne accuse di Orion, ribaltando qualunque prova decontestualizzata potesse avere, fornendo screenshot di messaggi privati su Discord, log di conversazioni Skype, tweet privati e pubblici, tutto liberamente consultabile e scaricabile dagli stessi utenti, tramite una cartella Drive in descrizione al video. Nel resto del video, Quiet entra sempre più nei dettagli del suo rapporto con Orion, con dovizia di prove e ricostruzioni degne del migliore degli avvocati, non lasciando il minimo buco scoperto, e parlando persino di argomenti personali, come una forte ansia che non gli ha ancora permesso di avere rapporti sessuali, infatti dichiara di essere vergine, e il fatto che in passato si sia tagliato, cosa che aveva rivelato in confidenza al suo ormai ex amico, e che Orion ha urlato al mondo in occasione dell'emergere delle prime accuse. In risposta al video, l'11 marzo Orion ha postato un breve tweet dicendo che fossero tutte menzogne, senza però entrare nei dettagli. A, tra virgolette, prova del fatto che stesse dicendo la verità, ha caricato quello che sosteneva essere un referto del suo psichiatra, in cui si parlava dei suoi disturbi derivati come conseguenza di un evento traumatico, nello specifico lo stupro da parte di Quiet. La veridicità del documento è stata però messa in dubbio, in quanto alcune parti paiono copie incollate dal web, con 2 righe persino identiche tra loro, e la firma del presunto dottore sembra quasi attaccata con Paint. Ovviamente non possiamo sapere al 100% se il referto sia ufficiale o meno, ma la maggior parte della gente pare avere preso per vero il fatto che sia contraffatto. Non che l'opinione della massa conti qualcosa in questo caso specifico. Ad ogni modo, in chiusura del messaggio, Orion ha dichiarato che avrebbe preso una pausa da internet, bloccando il suo profilo così che solo le persone da lui seguite possano commentarvi e non rilasciando altre dichiarazioni. Tant'è che ad oggi ha persino privatizzato o cancellato il suo profilo, che è come se non fosse mai esistito. Dopo la pubblicazione del video di Quiet si è assistito a un voltafaccia assoluto del popolo di Twitter. Vedendo il livello di documentazione presentato, e in alcuni casi senza nemmeno guardare il video, ma fidandosi della percezione degli altri utenti in merito ad esso, a migliaia sono arrivati messaggi di scuse da parte di coloro che avevano augurato le peggio cose a Quiet. Messaggi che sono continuati e forse continuano ancora adesso, come può confermare chiunque vada su Twitter e digiti Quiet nella barra di ricerca. Se si controllano i tweet più recenti, sono piuttosto sicuro che anche adesso ce ne saranno di nuovi che quasi tutti di scuse, o di gente che gongola perché lo aveva sempre saputo, o che si era dichiarata neutrale fin dall'inizio.
Anche se ci sono pure persone che non si dicono dispiaciute per avere creduto ad Orion, perché bisogna sempre credere alla vittima. Il peggio che può succedere è supportare un potenziale bugiardo piuttosto che un potenziale stupratore. Peccato che non funzioni esattamente così, ma vaglielo a spiegare. E quindi, a conclusione di questa lunga parabola, cosa abbiamo imparato oggi? Probabilmente nulla. Non appena una situazione simile si riproporrà ad una qualche celebrità, che sia del web, della TV, del cinema o che altro, sono abbastanza sicuro che a migliaia saranno già pronti a saltare al collo dell'una o dell'altra persona coinvolta, prettamente l'accusato però, cercando fin da subito di fare il possibile per rovinargli la vita con poche o nessuna prova a sostegno. Il che significa che non bisogna mai credere a chiunque dica di essere stato stuprato? Buon Dio, no! Non vogliamo nemmeno tornare ai tempi di prima del Me Too, che ne pensino gli autori della serie Velma. Ma come dice lo stesso Quiet verso la fine del suo video di risposta alle accuse, trust but verify, ossia affidati ma verifica. Personalmente però io sono più per un'altra versione, listen but investigate. Cioè, ascolta quello che ha da dire colui o colei che si presenta come potenziale vittima, sii di conforto se nelle circostanze ritieni che ce ne sia bisogno, ma nel frattempo mantieni quel minimo di distanza emotiva e obiettività necessari per scoprire se ciò che la presunta vittima ha dichiarato è effettivamente successo. Potrà non essere facile trattenere il proprio giudizio in attesa di effettive dichiarazioni della controparte, o, meglio ancora, delle vere e proprie indagini. Ma a dispetto di quello che dicono molti utenti di Twitter, il rischio non è solo quello di avere creduto a una potenziale vittima rispetto a un potenziale abusatore. Il pericolo è di rovinare letteralmente la vita a una persona innocente su basi traballanti o senza fondamento. Ma come ho detto, è difficile che gli utenti medi abbiano imparato davvero qualcosa. Chissà, la speranza è l'ultima a morire. Alla fine di tutto questo lungo video vi starete chiedendo come mai ho preso così tanto a cuore questa storia, al punto da dedicarci un video di questa lunghezza, considerando le tematiche tipiche di cui discuto. Beh, un po' per un senso di curiosità morbosa, per così dire. Inoltre, almeno un minimo, ho ritrovato situazioni e meccanismi familiari in ciò che gli è successo. Non esattamente nello stesso campo, fortunatamente, ma a mio tempo anche io sono stato soggetto a ingiurie e false accuse da parte di persone tossiche, che mi hanno estromesso da una community per un puro senso di presunta superiorità morale. Forse un giorno racconterò anche questa storia, ma in ogni caso, per oggi è tutto. Vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui. Vi ricordo che potete supportarmi in vari modi, come tramite gli abbonamenti del canale e su Patreon. Inoltre potete anche chiedermi una commissione su Fiverr se volete che doppi qualcosa per voi. Detto questo, alla prossima gente!